Eccoci qua, intanto che ricollego Edge, sperando che funzioni tutto. Diteci i volumi come sono, se sentite Michele soprattutto. Oh, prova. Vedo se accende il microfono tuo, quindi dovrebbe funzionare, perché è un setup diverso dal solito. Ricollego la scheda giusta qua, e appare anche la schermata. Sì, adesso è una schermata fissa, non è che è avviato in realtà la diretta, perché io vedo schermata fissa. Se clicchi, mi dice video più recente come fosse ferma la live. Va bene, play in live. Va bene. Sono qua? No. Buonasera, oggi vedremo questi bellissimi Saturnin che ci fanno molta gola. Oggi vedremo tante cose. Speriamo. Spero ci sia qualcosa di più della scatola leccata. I Saturnin saranno sicuramente i minori proxy per i Centurion, come credo di molti altri. Decisamente. Sembrano molto golosi, sì. Sentite scricchiolare la mia sedia perché non sono tramite Discord, quindi non mi viene mutato il volume del microfono. Infatti ditemi com'è il volume dopo. Bene, tanto che aspettiamo che parta la diretta, io volevo aprire il sito GV. Andiamo su sito GV. E guarda, hanno cambiato anche schermata. Hanno messo più il Saturn come schermata di preview adesso. Ma c'è anche su YouTube. Ah, ok, c'è anche su YouTube eventualmente la preview. Che forse è meglio perché mi sembra che non sia partita su Twitch. Quasi quasi. Ah, perché è già partito? Su YouTube sì, su YouTube c'è proprio lo starting soon. Anche se YouTube me lo sformatta malissimo. Aspetta, lo sposto. Anche su Twitch era già in... Ah, perché a me no? Mi dà... Starting A me non dava starting soon su Twitch. No, non dà. Per comodità useremo YouTube allora. Anche perché posso mettere in pausa e se c'è qualcosa posso tornare indietro. Se succede qualcosa di strano noi. Tanto faccio un po' di casino spostando la schermatina. Ok, dovrebbe essere centrato. Ah, dicevo, vado su sto GV un attimo intanto, perché oggi hanno dato quella bellissima news che il pacchetto di regole del Companion esce con il pacchetto di carte, quindi per quanto probabilmente domani sapremo già, perché i reviewer avranno già in mano il PDF. Sì, però è bello sapere che vogliono farlo uscire subito senza far pause stavolta o rischiare ritardi. La gente si chiede
quali missioni saranno utilizzabili. Confermano che ci Ah, sono... Cosa? è raccomandato l'utilizzo delle meccaniche challenge. Sì, non è obbligatorio. Allora, Perfetto, nessuno lo userà. ho visto molti già pensare non lo useranno perché sembra... No, sono fuori di testa. Sono Stavo forti, leggendo e sono sono fuori forti. di testa. Però conta che è un mazzo unico per 2 giocatori, quindi ci si Sì. pesca il suo mazzo e in caso... che per controllo se non sia troppo alto il volume di YouTube, in caso... Allora, simuliamo, io sono sotto di 6 punti. Nel mio turno faccio 8 punti di secondaria e 3 di challenge e 5 di primaria vado io sopra, ok? Il turno dopo peschi tu, quindi si bilancia in quel No, senso. attenzione, no, no. All'inizio del battle round tu vedi la situazione e un Ah, giocatore viene ok, deciso non di come giocatore. sfida. No, Perché... solo al battle round Ah, e ok. quindi ne peschi massimo 5 su 10 9. e non ne sono i 3 punti il problema, perché No, quasi no, tutte le sono missioni sono 3 punti facili, ma sono sono gli le stratagemmi. stratagemmi. Sì, alcuni sono fortissimi. Pensavo fossero all'inizio del turno del giocatore, semplicemente perché ehm, Perché sono 10 che avrebbe senso una testa. sono 9, non 10 mi pare. Quindi ha No, senso dovrebbe essere fossero... 10. Ah, ok. Perché se fossero 9 ha senso perché in 5 turni, visto che il primo non può fare punti di primaria, il secondo comunque parte sotto se il primo fa secondarie, erano 9 giuste per i 9 round del giocatore. Ok. Vero? E ora che mi ci fai pensare, neanche 5, neanche metà, ne vedrai solo 4. Esatto. No, in realtà no, ne avevi 5. Se il primo giocatore fa almeno 6 punti di Ma non vale secondaria... perché il primo Ah no, è vero, round il primo ed è, round parti entrambi a è 0, all'inizio del hai primo ragione. round. E quindi sì, quindi ne vedrai massimo Non lo so, 4. non mi convince. Non mi convince per niente. Guarda, stavo leggendo alcune cose che... Sì, sì, si pesca il suo mazzo, Alex, infatti diciamo questa cosa qui. È interessante, voglio vedere come si svilupperà perché secondo me non saranno così squilibrate perché su 10 che ti capi proprio l'avanzo e carico sui berserker è poca possibilità, è il 10%, eh. Ma anche il di body block e mi esce per puro culo caso il... Ah, boh, passo attraverso i muri, passo attraverso i tuoi Mamma mia, modelli. sì. Cioè... Però sì, è interessante. Non credo siano così sbilanciate, però vedremo. Vedremo quando le abbiamo in mano. Poi Non è... Allora, il Sì? problema che a me non piace è che non è che sia tanto sbilanciato, perché probabilmente è così casuale che si stabilizza con la percentuale di possibilità di averlo. Il problema è che promuove aggiungere elementi casuali invece che togliere elementi casuali e promuovere tattica. Sì, sono d'accordo su questo, assolutamente d'accordo. Però da questo punto di vista voglio vedere i pacchetti missione. Perché Che più i che altro, pacchetti... allora, sai cosa? Se vuoi fare una roba del genere, allora, piuttosto di fare sta cosa, allarga il bacino di stratagemmi generici. Tipo, non Mhm. il è solo certi distaccamenti passano attraverso i muri, non solo certi Mettimelo a distaccamenti 2CV, fanno questo, lo metti generico. generico e A poi 2CV. giri di distaccamenti intorno a questa cosa. Sì, però è una cosa che secondo me vedremo in 11ª questo. Sì, è più probabile perché richiederebbe un po' rework di tutto. Già. Boh, comunque alla fine rifanno il layout 7.8, che io ti ricordo quali sono i 7.8. Li mettiamo a schermo, mettiamoli a schermo, dai. Sono talmente Rimettimeli a belli che schermo. vanno messi a schermo, sono talmente belli che... Mamma Allora, mia. Il aspetta, uno è 7 quello tutto e il a 7 quello. tipo... Quello è il 7, quello stai per dire tu. Quello parallelo. Sì, tutto quello È parallelo il che sembra 7. di essere nella... Eccolo qua. 7-8. L'8 è quello del della simbolo spirale in centro. nostalgico a centrocampo. Che lo tolgo secondo me non tanto perché era brutto come layout, quanto perché era difficile da fare il tavolo. Lo reworkano. E il Mhm. 7 semplicemente, per fortuna l'ho sistemato, dopo un po' di mesi, al lancio non potevi passare con tanti veicoli in quel tavolo, perché era proprio scomodo. Mhm. Ancora adesso, ma poi hai una linea di vista che va praticamente da schieramento a schieramento e passa l'intero centrocampo e gli obiettivi sono esposti. Sì, sì, È entrambi difficilissimo per hanno... certi eserciti. Cioè, io mi ricordo che sul layout 8 mi sono ingasato più volte con sia la guardia che anche con i marine,
perché è scomodo. E poi la conferma che non prisoners non è fissa, per fortuna, perché diventava un prendo le 2 secondarie a far danno e tanto mi faccio solo quello, cosa che molti fanno già con Tao, ad esempio, con Bring It Down e Assassination. Però mancano 2 minuti. Torniamo alla schermata bellissima della preview. Potevo animarla, Sì, io comunque è offline, secondo Twitch la GV. Io lo vedo online Su Twitch. un 1900. Sì, anch'io vedo online, però in alto a destra scrive offline, vabbè. Va bene, va bene. Devo fargli solo un refresh. Dicendo... adesso mi dà la pubblicità, praticamente adesso sarà online. Se YouTube regge, devi guardarci a YouTube. Io posso salutare i miei Dorn col balance. Tanto lo sapremo comunque ancora domani. Sei già perché in pronto? teoria il balance ce l'hanno insieme ai pacchetti regole e ai reviewer. E no, i Dorn, allora io mi aspetto i Dorn normali restano più o meno uguali. I Commander più 10 punti almeno. Anche fossero più 20 punti in realtà, che su 3 Dorn che giochi sono più 60, non cambia tanto. Ho Togli paura che te la metteranno minacciati. qualcosa di più, sai. Non lo so, ti dico. La guardia non sta facendo bene, Ma quella non sta andando bene. E questo è il problema. Quello è vero. Vanno meglio i Knight, ironicamente. Comunque dovremo fare, visto che domani avremo la risposta, il toto di staccamenti nuovi. Perché sappiamo che ci sono 3 distaccamenti nuovi. Chi riceverà il distaccamento? Wait, 3 distaccamenti nuovi? Hanno detto ogni balance 3 nuovi distaccamenti. Ah. Dark Elder? No, boh, Dark Elder sicuro, no, perché... Dark Elder sì, perché non hanno il codex fino al prossimo anno di sto passo. Oh, attenzione, è partita. Non deprimermi ancora di più. Cacca proprio. No, è a live, è un bitrate proprio pessimo la live, GV. Strano. Many hundreds of glorious Warhammer novels. And here's how it all began. 1987. The Horus Heresy appears as a snippet of text, squirreled away in the Book of the Astronomicon, a supplement for Rogue Trader. 1988. The tabletop battle game Adeptus Titanicus, featuring epic battles between Titan legions, is released. Oh, adesso un po' normali della live. In the following year, Space Marine, another epic scale game, emerges, putting the warriors of the Legiones Astartes on the battlefield. Me lo ricordo quel gioco di carte, forse avevo anche qualcosa. 2003. Tu sei un po' in anticipo, io ho appena visto tutte le carte. Era bellissimo, gli artwork finalmente erano più in alto che le serie che avevamo. Molti stili ripresi da Horus Heresy 1.0. Il test quanto sei vecchio di Warhammer. Mi ricordo del gioco di carte. Io mi ricordo i cataloghi dove potevi ordinare i pezzi singoli dei kit. Sul Mail Order del White Dwarf, sì, che bello. Che belli quei cataloghi. Gli annuali erano proprio. Unleashes the Horus Heresy Age of Darkness, along with an accompanying range of incredible new miniatures depicting the heroes, warriors, and war machines of the heresy. 2015. The Betrayal at Calth board game, including the first new plastic models for the Horus Heresy in a generation. 2018, the setting returns to its roots as the Warhammer studio hanno già pubblicato tutti gli articoli. 2019, the galaxy spanning story. Penso che abbiano già pubblicato tutti gli articoli, perché c'è roba tipo aggiornata un minuto fa. Sì, perché credo sia per te la review, la preview a per new questo. edition of Sì, the Horus Heresy niente. game is released. Warhammer, the Horus Heresy Age of Darkness. Boasting incredible new plastic kits and refreshed rules, this edition reaches more fans than ever before. 2023, Legions Imperialis bursts onto the scene, allowing battles between the Legiones Imperialis che, the Titan quindi Legions scherzando, and molti stanno more, giocando, with a quanto small-scale pare. miniatures on truly Non è così incredible brutto, modular non è così male. battlefields. Mi piacerebbe andarci imperiali, perché è bello avere queste robe ingombranti, ma Welcome to this Warhammer preview vediamoci. and the celebration
of the Horus. Non lo so, non sono mai stato un fan della scala di Epic, io onestamente. Hello, everybody, and welcome to this very Ooh, special super live. Warhammer preview. My name is Adam Troke. I'm joined by my colleague and friend Eddie Eccles. It's an absolute pleasure to be here. I'm very excited Okay, to talk sono about Horus Adam Heresy. Absolutely. Welcome everybody to Eddie, the aspetta Warhammer, un the po'. Horus Heresy Wow. drop site Credo sia preview. tanto We're alta here la for live about an hour or GV. so to give you the lowdown on a load of new Horus Heresy reveals. Before we do, I should introduce the third Ok, member of così our dovrebbe essere podcast team. un Let's throw the minimo. camera over to the Lore Master Alex Doddy in Question Corner. Lui è tipo un fanboy di Dark Angels, se mi ricordo We are bene. going to be taking Lore questions. Master. However, there are many thousands of you in the chat, so if you put questions all in caps at the start, I've got a better chance of catching. Bello se in diretta non si è registrato in So, realtà. the way this is going to work is we have absolutely loads of great Horus Heresy stuff to show you. We've got some videos, we've got some pictures of some new miniatures. We might have a little bit of a discussion about rules, loads of really good Heresy stuff. So stay tuned, there's loads of stuff. If you're a fan of Horus Heresy already, you're in for a treat. If you are new to the Horus Heresy and are Horus Heresy curious, you are very welcome. Buonasera a and we tutti, hope intanto you in find chat. an amazing new setting and game to enjoy. Now we can see the chat is busily filling up, so while everybody files in and gets their space ready for the drop site preview, it's always worth just doing a couple of questions out there. And my first question, I always like to ask this when we're doing a preview, is where in the world are you tuning in from? If you could let us know in the chat, it's always good to get a sense of where the Warhammer community is piling in from. Ditemi come sono i volumi sempre, se qualcosa non batte. It's always nice to know. Ho messo Just while abbastanza you bassa la live introduce yourselves in GV, the spero chat, non sia Adam, have you got any troppo Horus Heresy hobby on your fastidiosa. table at the moment? So this is the golden question, right? So I have a Horus Heresy army. I do first. Comunque mi piace che Eddie abbia il portatile con la striscia gialla e nera, però l'altro non ha i simboli salamandre sull'Alienware. You will see, I'm repping Iron Warriors colours today because I think I fancy trying some Iron Warriors, but the jury is out. So possibly, if you've got a Legion Potrei fare- in the chat, shout it out. Potrei fare i commenti cattivi del tipo, boh, è un utilizzatore Alienware, Sì, deve non far puoi, vedere che hai i perché è troppo. soldi. Beh, l'altro secondo te è un HP oppure un Dell? Perché quella scocca così mi sa Yeah, I always HP. end up kind of gravitating towards the guys in black armor because they've got, you know, Potrebbe essere un po' tutti e due, perché ormai tutti e due i portatili. Vedi, l'altro portatile che vediamo è un altro portatile senza decorazioni con il logo della compagnia esposto. Chissà come mai. È come se vogliono ostentare i loro soldi. Però mi sa che è personale, sì, beh. Adesso ho visto l'altro portatile, sono un po' in ritardo io sulle live. Forse guardando quella di YouTube? Sì, però rifresco un attimo e forse... Oddio, è impazzita. No, ce lo dirà il portatile. In realtà quello lì a sinistra sembra uguale al mio portatile di lavoro. Aspetta che vedo. Che adesso non mi ricordo neanche io se fosse Dell o HP. Le cose importanti. Ma finché chiacchierano del più e del meno. Sì, boh, quell'altro effettivamente gli ha detto, bisogna aspettare, bla bla bla. Oh oh! I guess what we should do is, Eddie's already said how the run of this thing's going to go. Over the next hour or so, we're going to preview all sorts of great Horus Heresy content. There'll be some reveals of things that you've never Un'ora seen circa di before. live, ok, un'ora. It should be a very exciting time for everybody. But what Oh, better way Ma hanno quello 2000 era. persone connesse su Twitch in GV. 3230 vedo io. Oh, che sono tantissime di più. Ok, si parte, Il vediamo. Constantin Valdor questo comunque. Non spoilerare. Bruttissima Ah, vabbè, persona. sì, scusa. Tanto cerco di metterlo... Facciamo così. Lo metto intanto. Cerco di passare da qua su Twitch. Cerco di passare da qua. Bellissimo sto trailer. Sbaglio tasto malissimo. Ok. Dovrei skippare la pubblicità un attimo e poi... Ecco ho dato il budget che dovrebbe usare per Warhammer Plus. Ma... È un nuovo carro? Una nuova variante di... come si chiama? Oddio. Il carro che è uscito per la nuova edizione. Mi sfugge il nome. Spartan? Lo Spartan? No, lo Spartan. Quel carro... e che avevano fatto anche il datasheet per 40k.
qua. Sono passato a Twitch, così dovrebbe essere un po'... Eccoli! Sono enormi! Attiva audio della scheda. Io non voglio vedere Twitch Turbo, però il banner. Ok, grazie. E no, Shikara, non mi viene il nome, solo cerco un attimo perché... How many? Half of the legions. You're surprised? Ma... In the end, I suppose. No, che cacchio è questo? Do you wonder if they might be right? Il Kratos, ecco, il Kratos. Quello è il Kratos con una torretta davanti, tipo... I am the E Emperor's tipo... but I Beyblade. think it doesn't Oppure matter. forse un Fellblade. Proprio. What now, then? Non ho fatto il Fellblade in Make plastica, no. ready. War that may never end. Finalmente hanno fatto fare la fine giusta alle Corvus. What Morte. an incredible way to kickstart the announcement of a new edition of Warhammer Horus Heresy. Eddie, what can you tell us about the trailer? Absolutely. So that was the brand new Horus Heresy cinematic trailer announcing the new edition of Warhammer the Horus Heresy and the new box set which is on its way, which is Saturnine. Very cool. Oh, è bello Before we, grande il box comunque. E talk ha i too much about token. the box set, let's just take Anche a i moment to have a token, chat about forse, what dai, we vediamo. saw in that cinematic trailer. Lots of very cool stuff there, from the Palace of Terror to the Black Sands of Istvan. We saw some new units we've never seen in action before, some new characters, some new places we've never been before. Adam, did you have a take? Yeah, I do. And it might be a surprise or not, depending on how you felt about the trailer. But for me, it's the Iron Warrior Centurion. Credo sia appena morto il He's the microfono star of the show as far as del I'm tipo concerned, con gli occhiali. absolutely owning his ground. Brilliant ambush against the Salamanders, and then charging off to take on the Saturnine Dreadnought. Amazing. Loved it. I think for me, seeing Terra was very Sì, cool. gli è morto il We've microfono. never been there before, we've never kind of had Da chi? glimpses Da of me? it. Ah, il tipo con gli occhiali. From Black Library, of Ah. course. Non si sente più. See the Imperial Palace. Si sente dall'altro The microfono. scale of it. Yeah, Look, like when you have that shot over Malcolm bello della on the diretta, shoulder, no? you can see in the distance Sì. there's like a little Rip. ship flying along, and you realise that's like half a kilometre long in its own right. Just amazing. Yeah. Che figo. I think definitely a trailer to pick over in detail. So, Vorrei vedere il ritorno di Valdor. Ah, ecco cosa voglio vedere, altro che i Saturnini. No, mi chiedo chi fosse il tipo con il bastone in fiamme, perché non mi... cioè... Non mi sfugge Non è il la nome. sicilita, scusa, non è Malcador. Ma Malcador aveva un'armatura, mi pare, non era in vestaglia. Anche io Come pensavo no, fosse non è Malcador. sempre... Pensavo fosse Malcador, però mi pareva troppo... Sì, sempre visto con la K, tipo occultista Malcador. Avrebbe quella roba al collo, se vuoi. Sì, è lui. Infatti ha una roba al collo, questo mancava. È proprio lui. There are a few things that we'll just cover off the bat. Right? Diavolo, è quel... È un misurino gigante che andrà fatto a angolo perché lo monti insieme. Quindi che passiamo oddio. dal frustare con quello rosso a dare sberle con quello lì. C'era già quello lì, qualche scatola, mi ricordo che girava su quel tavolo, qualche torneo, un misurino a L. Beh, i spray sono belli pieni. Delle Mark II. Bene, se non si può dire niente sul kit di Horus però- Heresy che hanno fatto finora, sono tutti sempre belli. Sì, sono belli. C'è poco da fare, sono proprio bellini. Diventeranno nuovi divertori dei mondi per me. Io con la stirpe non ha senso perché sono quasi tutti Mark 4. Beh, ci sta allora. 2 e 4 ci stanno assieme. Lo so, ma principalmente hanno la Mark 4 perché avevano il mondo forgia vicino che gli faceva tutte le cose ad hoc. Tu hai ragione. Soprattutto anche perché erano davvero in pochi per via dei casini che avevano loro. Che belli le asce catena con le righe gialle e nere. Sì. Piccolino le armi, disintegratori. So if you've not seen disintegrator weapons before,
These No, might be un familiar if combi, you're old enough to uno remember a ha model due that was canne, released around the uno time of una, Road due, Trainer. I think due it una was canna e uno LE02. pesante. And there's been a redo. Here you go. You can Ha see un the kit frame in da my hand. upgrade, ok. So the set contains frames of these, so you can equip, I think it's up to 20 of the models as full squads of legionary veterans armed with disintegrators. You get effectively these smaller guns here are disintegrator rifles, and you've got enough of those to have 20 legionaries with disintegrator rifles. But you can also upgrade some models in the squad to have heavier versions of them. You've also got things like combi disintegrators in the mix as well, and all sorts of Yeah, absolutely. Well, and belle if upgrade you're screw, dai. wondering, Anche they are bellina sta mandra. extremely dangerous weapons. Belle gambe, mi some piacciono risk queste and reward banda to how you use them, orizzontali. but, Puoi fare fantastic bei lavori for di some pittura serious su punch queste. for your legionary warriors. those, Già. like a lot of the other weapons in games of the Horus Heresy are also compatible with lots of across the wider Space Marine range. So if for some reason you really didn't like Crusade armor, although that's C'era Mark II della Forge World? Sì, No, c'era, mi sembra. c'era. Sì? Ne ho un paio in resina. Comprate ormai 10 anni fa. Anzi, no, più di 10. Era il 2012. Yeah, absolutely. And we're showing them for the most part in the colours of the Iron Warriors and the Salamanders legions. No, appena uscite. But you can Oh, paint anche Dark this, Angels. the Guarda che bene, concepts of sta in this Dark entire Angels. box set, however you L'Imperatore un like. po' So meno. here's some just beautiful examples that the studio painting team have done of other colour schemes. Anche le salamandre non stanno bene in bianco. Cioè in bianco in tre. I lupi sì. Crusade armor in the Great Due. Crusade era. Manco tre. So, Anche i magli stanno bene in Mark 2. Stick your own character into your collection. Boh, ok, passiamo così più su cosa, dai. Some of them were more fond of it than others and stuck with it longer, but certainly you can paint them in all the different colours, which you can see on the screen now. Any of those particularly take your fancy, Adam? Any favourites? Well, this is the problem, is why I'm having such an issue. Bello Like, quel they're colore all pre-Heresy basically all Space Marines look della good. Death Guard. Sì. I do like the simplicity. I do like the simplicity of the Fourth Legion, though. It's good and robust. Let us know in the chat, guys, if you've got a favourite from the ones. Oh, the word bearer looks They amazing. all look amazing. That's the point. Right. While we're talking about Mark II armor, we should bring your attention to the next of the frames within the kit. Ok, This passiamo ai is personaggi. the, Primo personaggio. Mark II Sì, armor il personaggio il Mark Predatore Mark II. II. Centurion, who is there we go, who is the commander you saw essentially in the cinematic trailer a little while ago. This is a great kit. Ok, It sembra makes, anche Centurion. interessante, molto He has interessante, a veramente. that you saw in action, actually, and a power Mi ball. piace un botto He has questo. a cyber Un familiar, bellissimo Master of great, Execution banner per i for all divulatori. your Legion heraldry, and quite excitingly, he has a second head option. So if you want to build him, No, comunque è bello, perché il mantello gli sta un botto bene, così molto... Sì. Poi conoscendo i kit forse avrà anche le opzioni d'arma. Quelli di Age of Darkness non ne avevano. Ah, no, è vero, quelli erano mono arma. Già. While we're talking about the things that are in the kit, I should bring your attention to the Arachne weapon platform. La torretta! Oh, there you go. I knew I was going to bungle something. So this is Tipo across two il frames. pezzo It's a messo nel really kit per aumentare il substantial prezzo kit. della scatola. Eddie, do you want to stick the Che one nessuno big vuole. It's a bit more exciting, isn't it? Già. Ok, sembra bella tosta, ma non mi interessa minimamente. That's right. Ah, la torretta del Sicaran, comunque riconosco Sì. i pallini dietro. È Sì, simile stavo per dire la stessa cosa. al culo. There we go. Quindi ha 4 cannoni a Sicaran. Fai un bellissimo 2 Sicaran, ti fai con questa. Però è una versione più grossa della torretta Hydra Forge World di It has 20 a anni couple of fa. things going for it. One is the way you can drop it down into battle, and the other E anche un is it piccolo has generatore di a scudi command sopra, purveyors. ti direi. You're familiar with those, maybe you've used Radio Dreadnoughts. Dice con generatore. Non so, sembra il generatore di scudi di Knight, quello sopra. Potrebbe essere solo un parte capacitor. bronzea. A bit like in Caruccio. the trailer. Però è bella, è un bel scenario. Un paio di questi Silenzio sarebbe imbarazzante. spettacolo. That is half of what's in the box set in terms of the minutes. Sì, un kit nuovo è comunque bello. Semplicemente il problema che c'è è che è terreno e cosa me ne Sì. faccio di terreno? Sì, esatto. È bellissima come narrativo. Ok, finalmente il pezzo grosso, i nostri... I The Big Ok, io voglio Boys. vedere quanto è grande il dread, io ho paura. Saturnine tactical dreadnought armor is the heaviest and most Quanto sono arroganti. Its origins are shrouded in mystery, but it is known to have originated in the tech enclaves of Saturn. There are records of Saturnine-clad warriors as early as the late Unification Wars and the Bellissimo first l'effetto battle della of the lava Great sulle spallacce Crusade. così. Complexities of its production meant that it was soon overshadowed by the more numerous cataphracti and Tartarus pattern suits.
Saturnine armor was already fading into legend by the dying days of the Great Crusade. That was until the Primarch Vulcan took it upon himself to unlock the secrets of this venerable technology. He was successful, and, ever the loyal son and brother, gifted his findings to all legions. So it was that as heresy erupted across the galaxy, Saturnine technology was turned against the Imperium that it was forged to protect. A warrior in Saturnine plate is a formidable opponent. Though ponderous, they are immune to most enemy attacks, and themselves wield some of the most lethal Legion portable weaponry ever devised. The Saturnine siege dreadnoughts take this durability and destructive potential even further. Those interred are required to be of an especially disciplined mind. But for those that can master it, there are few foes that can stand before their wrath. Immenso. Yeah. Allora, parliamoci Welcome back. chiari. That was a good little I primer tre on what non sono Saturnine più dei is, and we Terminator, got to sono see, proprio dei, you know, a little bit of what it dei looks like. Centurion Let's come delve into the concetto, models. hanno una Here we corazza go. So sopra we'll kick un off with the esoscheletro. Saturnine Terminators. I've got one of the sprues here. So you get two of Sono these quasi sprues alti 2 in the volte il box. Marine. Each one of these will give you 3 Saturnine Terminators, Unità so 3, 6 come, total across come the era box. And they have a variety dal of different leak. weapons. As you heard from the video there, they are very powerful, but very quite rare, I suppose, in armies. So certainly at the time of the Drop Site Massacre, they were just being reintroduced en masse. So certainly not as belli numerous sono. as the other marks of Terminator. Stavolta abbiamo armor, un'aquila in but Horus more Heresy, va powerful, bene. more devastating, able to carry better weapons and È more più able grosso to di un resist enemy Daemon fire, questo, è so più a very grosso. powerful unit. Yeah, E questo è il speaking of those problema. weapons, this kit has 3 sort of main weapon options. As you can see, each Saturnine Terminator has 2 main weapons. So here you can see they have the heavy disintegrators and the disruption fists. The weapon kit also includes plasma Mamma mia. bombards, which you can see here. Coi Now, the interesting plasmoni. thing about them, if you look at the one on the right-hand side as you look at the screen, he's got 2 plasma bombards. These can be used on either arm, so you can swap them around. The kit contains 6 Plasma Terminators and bombards. 18 weapons, 6 of each of the main weapons. So essentially, you could do, for example, 3 with double plasma bombards, or 3 with double heavy disintegrators, or you can put the disruption fists in. The disruption fists are always on the left. I'll leave it to you to work out the best armament. And here you can see some just beautiful Sì, sono proprio examples belli of comunque. alternative paint schemes for different legions. that have been Anche done come by Dark the Angel è Warhammer bellino. Painting Studio. Yeah, I mean, so again, you can have these in any of your legions. They look good in almost any color. You've got lots of lovely armor plates there to kind of Ho show visto off your però skills, the che Salamanders quello dei and Dark Angel aveva volcanic l'elmetto, look, the white quello powder tipico formation. posto dei You Dark can do Angel. with, Sì, lovely Legion infatti vorrei heraldry. capire Forse ci sono se... opzioni, Wondering sì. how these are going to Oppure fit se into il your metto existing combattivo army if you're already a player. c'è lo slot Saturnine armor combattivo in quello che is si more elmo. durable. The weapons are extremely powerful. They're well protected. forma They have, diversa. thermal diffraction fields, and they can fire both weapons thanks to the advanced targeting questo Salamandra è anche systems. So diverso, you can see vedi? the plasma bombard, which is essentially an Sì, No, sì, sì, forse sì, è no, quello lo stesso, liscio, quello coi you can buchi imagine the e potential for questo. wreaking havoc on the enemy. Yeah. So alongside your squads of Saturnine belli. Terminators, you'll obviously need someone to lead them into battle, and the box set has got one of those as well. This is a Praetor in Saturnine Terminator armor, and he is absolutely jam-packed with detail, and also Preso quite a lot of di un options veicolo. on the sprue as well. You've got choices for how you want to put them together. That is the Bello sto capitano in out of the Gravis. box Salamander version. Ecco, of it, così which is Gravis an sono absolutely belli. Enormous hammer, which is Sì, about twice the height of a Space Marine. So you'd è imagine alto that's an doppio di un excellent marine, è feat. Yeah, so vero? he's holding a Saturnine Disruption Non hammer. era The solo kit contains un'illusione 2 della options scatola for liccata. the faceplate of the hammer. In terms of other options, there are 2 options for the lanyard. There's 2 options for sort of his tabard. Le opzioni 4 d'arma con l'asciola. with Oh, the other bellissimo major con options. l'ascia! War Axe. Madonna! Scusa, ma In e non è neanche particular, non è neanche la base scenica Space questo, Marine è proprio units I've ever diverso seen. come... Whoever painted it and posed it, it's done an amazing job. Holy. Yeah, I think these guys are very, very powerful in game as well. So Ma grazie in intanto, Warhammer: in The Horus chat. Heresy, as well as Space Marines, you also have the demigods of battle walking around. You have like Primarchs and demons and all sorts of things that you might have to come up against. A Minchia, questo è Praetor proprio in Saturnine bello come Terminator armor modello. is pretty much as tough as you can Oh, yeah. make a Space Marine get. So in terms of stat line and damage output and things like that, he is approaching the level of some of the Primarchs and that sort of thing. So Yes, you're going to think twice before you fight him. Quello è un'altra testa yes, ancora. absolutely. They are Ecco l'altro very, very braccio. powerful, and they look great. Con la in both of aperta. these kits.
If you Quante decided opzioni that ha? you don't want to have a Primarch leading your army, and if you want to represent a legion or a chapter that isn't fighting alongside one, or if you just want to have another bruiser in your force alongside a Primarch, it's a great thing to add in. So we should probably go to what, for many people, I think is going to be the centerpiece kit in Saturnine. Ecco dai, which is the vediamo sto Saturnine Dreadnought. gigantesco... This comes on a variety of frames. Like, we can't possibly get loads to Non of all so at se sei once. finito 3 di più. But Sto this is telemone. essentially an upscaled version of the Saturnine armor that you've seen up till now. It is the largest and most powerful dreadnought in the armories of the Legiones Astartes, and it towers above other dreadnoughts. In terms of what it's armed with, it has disintegrator cannons. That's that enormous gun on its left arm, and it has a heavy plasma bombard on its right arm. Heavy and it can plasma fire both. bombard. This is a real. Dai, voglio darci un heavy 3D duty normale war per machine. capire la Again, it has that dimensione. same, Conta che il same capitano diffraction in field, Saturn protected dovrebbe from, essere grande injury. come un It's 3D mounting, e sort of un point vecchio defense 3D weapons box. in its chest armor. This is a real bruiser. Yeah, a huge amount of firepower in this thing as well. Little box now. Even more firepower than you can expect You from got some of the other scale large creep. dreadnoughts that you get in the Horus Heresy. So even more than things like the To hell. Leviathan dreadnoughts and some of the big Custodes ones. Into hell. It is a powerhouse. It's pretty much the most powerful walker that you can have in a Space Marine Legion army, approaching the level of some of the knights and things like that. So definitely a great addition to any Space Marine army. Yeah, in those chest-mounted weapons, I was trying to remember the name of it. It either is 2 photonic incinerators or it's twin concussion resonators. We'll tell you what those do in articles in the future, but they're a bit like, in effect, flamers, but they each have their own special effects on top. So they use the template weapon marker, and they're very nasty if you get too close. So that is all the miniatures from the Saturnine box set. I think we might have a nice shot of all of them together Dai, somewhere to facci show vedere you un kind of how it all confronto looks sto 3D con when 3D it's all normale. laid out together. There you go. There There we it is, go. beautiful. So we have painted this box set up in 2 colours. We have the Salamanders on one side and the Iron Warriors on the other. Marine We'll Med go in on a were little all secret. If you want to buy this box Sì, and paint them all one veramente, colour, you can absolutely do that. And it actually gives you a Scale really creep solid proprio. start to a Space Marine force. That is a pretty much self-contained, medium-sized Horus Heresy army ready to go. Sì, la straight out of the box. torretta è un po' Perfect. fuori luogo, secondo me. So, with all of the Peccato. miniatures in Saturnine covered, I think it makes sense for us maybe to see if there's any questions bubbling up in the chat. Let's throw over to question corner with our lawmaster, Alex. What have we got? There are indeed. There's a lot of excitement, particularly about the Saturnine. So just nipping back to the Mark II, do they work with all the other kits, like the heavy weapons, special, melee? That's a really good question. If we didn't cover it off clearly enough, yes, the special weapons and heavy weapons that are already within the plastic Horus Heresy range are completely compatible with those. I've seen some; they look great. So yeah, you've got a lot of variety. There's a lot of people liking the veterans with the disintegrators. How many of those come in the box? So there's 40 Mark II legionaries. Boh, 40 legionari come ci si aspettava. 6 Terminator, un Dreddy, 2 personaggi e una torretta. You can absolutely do that. You actually torretta. And you'll have some spares after. you will end up with some spares, so you can do 2 full Super, squads of 10, and every single person has a disintegrator rifle, but you also have heavy disintegrators that you can add in as well, and things like combi disintegrators. So you have about 28 disintegrator guns that you can put on Mark II Space Marines. Perfect. So lots of people asking who can use Saturnine. Same question regarding the whole box. There's no like sculpted Legion-specific iconography on them at all. So that's a really good question. So any Legion can use any of the stuff in this box. It's almost designed that way, so you can paint it up in whatever color you like. There are a few of the kits that have certain aesthetic elements on them that look a little bit more traitor or a little bit more loyalist. So if you really want lots of eagles and scroll work, some of the kits have more of that. And then there's an option to swap it out for more chains and more kind of eyes of Yeah, Horus. where those parts exist on the kits, they are the optional parts. Yeah. So you can sort of tailor your force a little bit more. But very much, this is a box set that any Space Marine Legion army could make full use of. I should also add, just in case the question who can use Saturnine should interpret it differently,
one of the great ironies of Vulcan's beautiful gift to all of his brothers was that he sent Saturnine armor to all of the legions. He's a really generous guy. Le inviate a so, tutti, um, anche it's ai sad that caotici, they're used against anche the ai territori le There's a lot inviate. of release Bravo, related gli hanno fregato. related questions, some of which will be We answered might have later some on. rules later. Who Okay. knows? Who knows? And the final one, somebody was asking, how does the Arachne compare to the Tarantula? And several people asked, can we have a Leviathan for scale? And I think we do have some things to compare. We do have some things for scale. So it just so happens that we have some of the models here. So we'll start off with the Arachne Quad Accelerator platform. And I think we'll compare this in size to one of the Mark II. È enorme la torretta. So È that is enorme about quella size of it, so it torretta, is certainly Cristo. considerably larger than the tarantulas that you might have been expecting. You can see the size of those accelerator cannons. No, ok, are è themselves veramente about troppo grande. 3 times as long as a Space fai? Marine each. So you can imagine that Tipo when they hit, they can 2 make volte just più pretty much larga anything. della tarantola That is e a Ok, fairly sì, formidable 3-4 gun volte più system. It's a lot- Onestamente, un paio di queste le vorrei in terms recuperare of per how qualche they partita compare to some of the narrativa other perché things starebbero we've veramente got. bene su un tavolo, però dai. sì, sì, come obiettivi, tipo. Sì. Terminator. So if you're wondering how big these are compared to a standard Sì, Space è Marine più grosso di un you can see that Centurion, they è are forse un problema almost twice questo. the height actually by the time you've factored in all of the size of them, and certainly in mass considerably larger. Forse il Centurion è un po' più largo, sì. È più alto secondo me di One Centurion. of the current Mamma mia, guarda che roba. So I think Ma vabbè, the è No, vero intanto anche sei che basso, is that it's bigger armor. non sono in A lot of scala that con i nuovi is in that pezzi, per cui sono un shoulder pizzico più armor, piccoli where che the Terminator. shields and the technology that allows it to make teleport strikes exists. But these are towering suits of armor. Yeah. I've also got another little heavy disintegrator there. On the Always Russian jolly. Legionary, We should show you how the Praetor compares. Would be good. Absolutely, yeah. So the Praetor is a. C'è anche un- very Guarda large lì composite- a destra che Sì. vedi il Leviathan Lo che arriva vedo, è al anche il gomito del Threat. One of the current Tartarus Terminators. Mamma mia, il capitano è enorme. One of the things we said earlier on is scenica, ma Cristo, è the enorme. Saturnine armor for the Praetors Non actually solo a allows them to farci, go ma è toe to bellissimo, toe è veramente un with capitano in some of gravis. the kind of big hitters of the Horus Heresy, the Primarchs and things. So we've Che actually basetta è da brought along 50. Vulcan 50, himself sì. to give you a C'è comparison tipo il primo about modello how 50 big in un Heresy. those È grande Saturnine quanto can be Vulcan! to something like a Primarch. So the senso. Primarch himself, obviously, in terms of stature, E Vulcan è is su still 40, significantly lui è larger, but you can see that the 50. kind of additional armor plating afforded to the Praetor in that Saturnine plate certainly makes his presence on the battlefield almost as imposing as a Primarch, which is pretty Yeah, cool. absolutely. Pretty cool. All right. I think we had some questions about the size of the dreadnoughts as well. Yeah, Can we let's have go. Vulcan. a Saturnine versus things for scale? So we'll keep Vulcan there just so we can get a sense of size. There he is with one of his finest creations, the Saturnine Dreadnought. There we go. So you can see even Cristo, a sei Primarch standing grande. next to one of these things is dwarfed by the size of the Però è proprio Saturnine bello. Dreadnought, Sai che mi absolutely ricorda? towering over him. Forse We have a così, few no, of the other Battletech. dreadnoughts C'è to kind of qualche show you the scale. Vulcan, thank you so much for showing us. tabletop, Welcome. See you later. Always an honor. Have a great time in Isfahan. che ha sta forma qua il This is modello. courtesy of Terra. We have one of the Legio Don't Custodes. talk to me or my son ever again. It's quite large actually than some of the other. If you're familiar with the Contemptor chassis, it's a decent sized sort of dreadnought. Mi ricorda un po' to about 2/3 the way up the torso. un Destroyed One dei of the bigger Macross dreadnoughts, we've Battletech, referenced sì. already once this evening is Nicola the usi radio. Battletech, forse. There he is. So here he is with all the guns. È proprio And grande. then, there was a definite request in the chat. Leviathan for scale, was it? Leviathan, Yeah. yeah. So excuse me, it's There he Contemptor. is. So the Leviathan, currently the largest dreadnought walking on any battlefield in Warhammer. Non posso as usarlo you come can see, Redemptor, direi. Even the Leviathan dreadnought is a good shoulder plate smaller than. It's Troppo really interesting, grande. isn't it? You can imagine sort of the Saturnine sort of stomping forward. Il Redemptor ha la stazza del Leviathan, no? È forse un po' più È alto. 1-1 Redemptor come il Leviathan, 1-1 I proprio. mean, it certainly 1-1, makes an uno. all Sì. dreadnought Horus Heresy army. È veramente appealing, troppo right? alto, like, mi the concept of having, secca. the whole mix, or the whole family, the whole gang. Sì, anche perché la basetta è tanto larga. Very cool indeed. So there you go. Il some scale Redemptor è stuff su there. We'll also have 80 some e su more 90 various e scale il Leviathan sorts su of things up 80 on mi the pare. Warhammer Community website in the not Dopo too distant controllo, future. mi pare che siano diverse Perfect. basette. So we've talked a lot about all of the miniatures that come inside Saturnine. We've done a pretty good job, I think, of showing you all of the stuff you get and how it scales. We haven't really talked about the rules yet, so it's probably time for that. Why don't we begin with this little primer about the new rules? A new edition of Warhammer the Horus Heresy means big changes. Perché i volumi sono diversi. Sì, dà un fastidio allucinante. Realities of war in the age of darkness. For those generals who can master these changes,
you will find new tools and abilities that will help you to secure victory. Battles are won and lost by the feet of legendary heroes. There is now a new suite of abilities for your characters to use when locked in a lethal duel with an enemy champion or commander. The rules on assembling your army for battle are more flexible than ever, allowing for thematic and powerful armies, supported by allies of your choice. Killing the foe is not the only way to dominate the battlefield. Representing the debilitating effects of the myriad weapons of the Age of Darkness, new tactical statuses allow you to subdue an enemy army before breaking their spirit and putting them to flight. Representing the mental fortitude of your troops, new advanced characteristics represent their ability to follow orders, stay calm under pressure, and fight on in the face of overwhelming odds. Cos'è una nuova Every disciplina? weapon in the game has been reworked, including the addition of a damage characteristic, as well as many melee weapons offering new bonuses to those skilled enough to wield them. These are just a handful of the new rules in the upcoming new edition of Warhammer, the Horus Heresy. Boh, mi piace il video in cui dice tutto e non What dice a fantastic niente. primer on the new rules, and we've Esatto. taken the liberty of cracking the rulebook out of the Saturnine box. Yeah, I have been given permission to break. Ma the viene seal così, on che the rulebook figo. just opened up from our Molto Saturnine box, caruccio con il here sigillino we go. finto. Let's open it up. Are you gonna do it? Io You a do it, questo but I- punto su broken it. Terminator Break the sono seal. There we go, interessato right. a scatola So con il resto. we have two Mi reference secca un compendiums, one po', for me, one for you. che realmente non mi interessa in realtà. And inside Direi this we di è have the troppo grande. beautiful new Age of Aspetta che non Darkness sento rulebook. niente, It says maledizione a loro. hefty tome clocking in at Ok. 352 pages. Yeah, And absolutely. I have been At the start of that book are detailing the lore and the history of the Horus Heresy. So from the events that lead up to the heresy, so through the Great Crusade, and then obviously the things that cause the actual breakout of the heresy. Then Sì. you've got an incredible Usando primer l'angolazione on all sbagliata e of non the vedere forces ok, bravo. Mamma mia quanto è grosso anche sicuramente Terminator. the Mechanicum and so on. This is a really brilliant way of dipping your toe into the lore if you never have. If you are an established fan of the Horus Heresy, I've been following it since I was about 10 years old. Comunque interessante, si chiama comunque Age of Darkness sicuramente, quindi cos'è un 2.5? Wading through the lore section of that book. No, no, probabilmente Age of Darkness sarà il nome ufficiale di Horus Heresy. Potrebbe essere, sì. A meno che non si stiano preparando a fare tipo diverse Age, tipo 40k, 41k, Age of Darkness. Quante statistiche c'hanno? Cosa Cristo? Leadership, control level, willpower, What intelligence. is this? New stat There's a setting. new stat bit section at the bottom. There is an advanced stat section who broadly deal with the mental capabilities No, and è fortitude of troppo. your space Mi marine. sto abituando You will bene a notice that 40k che hanno alongside save semplificato and il punto invulnerable save at the giusto. bottom there, there are 4 stats. Cioè, questo è Leadership returns, troppo. demonstrating how good Cioè, non voglio giocare un your troops are GDR con taking 300 orders modelli in and campo. rallying when you tell them to. Boh, ma magari potrebbe essere una di quelle cose in cui semplicemente invece di avere leadership per tutto viene spezzato in 4 cose. Sì, ok. Che avrebbe più senso, perché tipo avere tipo That's willpower. ok, adesso ti casto una spell addosso e mi fai un test di leadership per vedere se resisti. Non ha molto senso. Psychic tests and resisting psychic powers. So think of that as the ability Infatti, of esattamente. your character to have a fortress of his mind. No, ti direi che questa è una cosa che secondo me avrebbero voluto fare già tempo prima sulle vecchie edizioni. Cioè, abbiamo un gioco che cerca di essere tanto granulare per darti molte opzioni e poi su alcune cose non vuole essere granulare. Sì, questo è vero. Tipo il save. Anything that's interacting with tech, basically. If you have been around in Warhammer 40,000 for a very long time, and I'm talking Rogue Trader era, you will recognize these stats as being from the very first edition of Warhammer 40,000. But they haven't been included just for nostalgia's sake. They give more nuance to the way the game works and more interactions and more differentiation between the types of unit you can include. So things like chaplains and librarians and tech marines will all vary quite a lot in these stats in terms of what they bring to your army. You can see here a legionary is 7 across the board, which means that when you take these tests, for the most part, you're rolling 2d6 and trying to score equal or less than your score, much like you do with current leadership. So legionaries are going to pass most of these tests most of the time if they roll on the averages. There will be some things that are much better at taking these tests. So Primarchs, for example, push some of these numbers into double figures. And there are some units
which have quite low stats. So things like tech rolls yeah, were there you the go. ones that we found earlier on, which have fairly atrocious stats for these. So not very good at resisting psychic powers, but actually very uncaring when their fellow troops get taken out by Pretty good at doing fire. what they're told. Yeah, they're good at doing what they're told, but not much else. Yeah. Absolutely. And these stats, they're used for a thing in the game which is new, which is your tactical status. I've grabbed the last frame out of the box. I don't know if you can see this. This is essentially packed with 40 markers, which they have a mix of things. One, they've got some numbers for objectives, but two, you've got these sort of symbols here. These relate to a thing called tactical statuses. There you go. that's Ok. much, Ah, more boh, però effective i picture for status you. comunque So, c'erano in su games of the veicoli, Horus Heresy li fanno new anche la edition, fanteria adesso. O meglio, in realtà sono effetti che ci sono sempre stati, ma sono un token per indicarli. Enemy units debuffs or tactical statuses. These are usually caused by them being forced to take and then failing one of those advanced characteristics tests, and there are 4 of them. Pinned means that the enemy unit is pinned down capisco under perché in fire, either plastica. something like artillery or Aumenta il sniper valore della fire, so they scatola. can't move. Suppressed. Sì, Sì, questa esatto, roba non vorrei solo vedere anche quello. 40k onestamente, perché adesso che il pinned si sta abbastanza allargando su tantissime unità, averlo Quel come meno effetto 2, meno 2. generale, sì esatto, averlo come effetto generale, o anche il suppressor che è il meno 1 colpire, vorrei vederli su come dei token o comunque dei effetti generici in 40k. Sì, aprirebbe nuove porte e opzioni. Blow them off the battlefield. Although you absolutely still can just blow them Always off the an battlefield. option, It's firepower. always an option. Speaking of firepower, what a lovely segue. We should Flawless, talk a little bit about flawless. the changes that happened to weapons. Weapons have new profiles. Eddie, you're very good at this bit. Yes, so ranged weapons and melee weapons have both changed, and there are some things that will be very familiar, and some Range, things that have changed firepower, slightly. So we've got a bolt pistol here and a saturnine disruption RS fist. immagino sia Let's look at the il bolt punto di pistol first. forza, It has range. That's how AP5, far it can shoot. It can shoot 12 solo che inches. PC, ah beh, FP stands VP5 for era il firepower, vecchio that's VP. how many shots you get. E però le We've armi got hanno anche i RS for danni. range strength of 4, very familiar to anyone who's Interessante. fired a bolt pistol. The difference between range strength and strength IM? is some rules will only interact with range strength, and some rules will interact with any strength. So there's a slight differentiation there. Ah. AP is how good at punching through armor it is, and then a big change to weapons in the new edition is that they now have a damage characteristic. So that's how many wounds you do if you get a shot through. Boh, il fatto di And what 100 that danni è means is molto you have buono, secondo more me. differentiation between guns that are very good at killing infantry, light infantry, and guns that are very good at killing heavier stuff, like or do damage to vehicles. or Guarda, su taking out questo civilians. avrei preferito che fossero rimasti sul mantenere lo stile vecchio da un danno alla volta. Perché tanto alla fine c'erano le robe tipo Instant Death che bilanciavano quella cosa. Già il Deadly che avevano aggiunto con alcune armi nella nuova edizione scorsa mi storceva abbastanza il naso, perché dopo diventa un po' come 40k, il meta si stabilizza a seconda di cosa hai contro, o danno 2 o danno 3 e si spamma solo quello. Sì, questo è Invece vero. quando hai tutto che fa danno 1 è tipo, boh, vabbè, tanto non ha importanza, fai quel cazzo che vuoi. Sì, d'accordo, questo d'accordo un sacco, però molte armi vengono valorizzate. Ho tantissime armi morte immediato, forza altissima, però vedi che non c'è un valore di forza che non sia quel modello? C'è un aumento di forza? Sì, strength model. Questo dico. È praticamente Initiative Modifier, Attack Modifier, Strength Modifier, Armor però è Pen e interessante Damage. sia Initiative Modifier, non è più vai a uno fisso. Sì, questo è carino perché vuol dire che può essere un po' più granulare sull'iniziativa. Anche sulla forza in realtà è carino non avere tipo... Boh, anzi no, funzionava uguale. Quindi la forza Boh, del di fatto modello è in funziona caso uguale. di più X più Y. Esatto, di fatto funzionava uguale, semplicemente era meno pulita l'interfaccia. Bello il fatto di distinguere alcuni attacchi interagiscono con le forze solo delle armi da tiro, solo delle armi corpo a corpo. Perché anche quello, per esempio, è una cosa che anche in 40k non lo vediamo più proprio. Però leggendo la community di Horus Heresy, molti avrebbero preferito avere il VP di 40k rispetto ai danni. Piuttosto il cambio danni, avere il cambio al sistema di VP. Che a molti Lo so, non è piace, che... il VP fisso. E che il problema è che il VP, come abbiamo 40k, rende tutto molto più killy, uccide più. Lo uccide molto più velocemente, tutto. Sì, anche Perché vuol secondo dire me. anche una roba che ha più 1 stupida, Sì, cambia tipo totalmente. una Secondo me, P4 infatti, come un Heavy Bolter, cambia completamente. Anche secondo me. Potrebbe perché essere magari un passare dal- tentativo
il Marine che viene colpito e ferito dal Bolter, ma non gli nega l'armatura, a portarlo all'armatura del 4 è un cambio enorme. Il 16% sì. in più possiede il Marine. Di per sé è un 25% in più se ci pensi, passare da un 3 a un 4 più. Sì, tu hai ragione, pensavo al differenziato, no. Poi fonti libri ovviamente, strano. Mhm. Sì, perché hanno detto che cioè, visto che hanno ristrutturato tutti i profili, sì. Cioè, sono onesto, è proprio una nuova edizione. Mi aspettavo qualcosa più come un upgrade. No, invece è un rework enorme. Già. Vediamo adesso allora. Cioè, ti direi che così su due piedi non è la cosa che mi farebbe dire wow, lo trovo un gioco aspetta, migliore. Hanno fatto Emperor, manca il libro dei custodes. È vero. In totale mi sono perso. But it will be well worth it. Absolutely. Wow. Right. Good. Okay. So, now, what I would say is we've covered all the models. We've covered all of the the rules interest. We'd like to talk a little bit about the lore. Perhaps you've been sat there in the chat and you're like, "What is this Horus Heresy, and how do I get into it? How do I enjoy this enormous, decade-spanning series?" Well, our lore master prepared a little message to explain how. So, you've heard of the Horus Heresy. It's the foundation myth of the Warhammer Che 40,000 vocina, sto tipo, mi universe, fa an epic morire. saga of events È un so cartone animato, cosmic, sembra sto it tipo. shook the galaxy to its very È vero. core. With more than 35 years of real-world history behind the setting, including 2 best-selling novel series totaling 64 books, a tabletop miniatures game, and more, it could feel overwhelming. Good news is, it's actually pretty straightforward. And to prove it, here are 3 surefire ways to get started. Questa musichetta The first way sotto. is the simplest by far. Packed within the new Warhammer the Horus Heresy Saturnine box game is the Age of Darkness rulebook. This honking great tome isn't just a rulebook, though. It's also a fantastic primer for the events of the Horus Heresy. It's loaded with artwork and lore, explaining the build-up to the heresy, introducing the Legiones Astartes and the other main players, and even has detailed timelines of key events. But what if you really want the story? You know, all those novels everyone keeps banging on about. Well, if that's your chosen route, you're in for a treat. Just pick up the Horus Heresy Book 1, Horus Rising. First up, it's a genuinely excellent novel and sets up all of the events that follow. Want a brief, spoiler-free summary? By the order of the Emperor, Horus has been acclaimed the War Master. Everyone loves Horus. It's all gonna go great. But wait, what if you just sto video è completely time-starved bellissimo and need another comunque. option? We've got you covered. The entire Horus Heresy series is available on audiobook, meaning no matter what's keeping you busy, you can get caught up. È come sto Walking the ricordando io block, con gli do it while audiobook. Horus purges the legions of Imperial loyalists. Travelling to and from work or school, it'll sound better to the narrated events of the Dropsite Massacre. Frantically painting models for your new Warhammer the Horus Heresy army. You get the idea. So there you have it. 3 great ways to start exploring the story of the Horus Heresy. The only question is, how are you going to catch up? That was a great little lore primer. I have to confess that the audiobooks in particular are a favourite of mine. I've listened to the entire of the Siege of Terror series, and usually when I was walking my dog, there are entire sequences that I can visualise where I was with my dog at the time that, some important person Insomma, died. No vogliono spoilers di from me. me. There we are. While we're talking about lore and things that are interesting, also coming out alongside Saturnine is an amazing new map produced by the Warhammer Studio. This is the No, nuova mappa, non ditelo Marco che già l'ultima non l'ha presa, at si the è time persa. of the Horus Mi ha Heresy. bestemmiato. So, this is post Great Crusade. You can see some of the more troubles and things that are taking place in the galaxy have begun. You can almost imagine Horus Belli colori, mi piace. using his own equivalent of this. Yeah, he's got one just like this up on his wall. He's planning his global conquest. The Emperor's probably got one hung up somewhere. Probably carved into the skin of Lots some. of scribbles on it. Yeah. This is an enormous fold-out map, really beautiful, and just the perfect thing for your collection and for putting on your wall if that's your jam. There's also coming soon this fantastic new volume, which is Journal Tactica, the Dropsite Massacre Part 1. This is our first of the Journal Tacticas that we'll be releasing for the Horus Heresy game, and it is rammed full of great content. So it's got lore, it's got scenario rules and ways to play to recreate some of those famous events, as you can see here, like loads of great stuff for you to add some variety and interest to your games. And the thing that I'm really excited about this is we get to put a microscope over one of the most impactful events in probably the Imperium's entire history, right? This was the first decisive blow of the heresy and really changed the fate of the galaxy.
and the studio team are exploring it in beautiful detail. Yeah, I think one of the things about the Horus Heresy is that you do get to visit these amazing moments, especially if you've kind of come to it through the fiction and you've read the Black Library books. You're like, man, that battle sounds really cool. It'd be great to kind of reenact it, and this allows you to do it. There's a lot of the kind of DNA from some of those really well-loved black books of the very first edition of the Horus Heresy in this. Yeah, it's just a really lovely book if you want to kind of, if you're narrative minded and you kind of love playing campaigns and things like that. È un nuovo And the tipo Horus di Heresy is building. great for that. This is an awesome book for it. Perfect. So Che mal particolare, we've still sì. got some things to show you that perhaps you haven't seen. And one of the things that I'm excited to show you, this is probably my favourite thing of the entire preview. But following hot on the heels of the release of Saturnine is a really impressive new kit. Perhaps we can roll the footage for that now. Oh, infatti il Failblade, sta a vedere. Te l'ho detto che era un Failblade quello. Che palle, basta veicoli, vogliamo la fanteria, mancano ancora i Breachers. Anche Mark 5. Sì, anche le Mark qua, no. Le 4 non le hanno rifatte, no? Anche le 4. No, è vero, hai ragione, anche le Mark 4. Già. Hanno finito, però cosa vogliono fare adesso? Ci sono rimasto male, è stato così istantaneo. Ah, forse sistemano i microfoni quell'altro? Cosa fanno? È un BRB? Va bene, intanto. This is unquestionably my thing I'm most excited about. I have loved the Legion Fellblade since I first saw one way back when Forge World first released one in beautiful Forge World resin. This is an all-new multi-part Beautiful Forge World resin. Glorious Space Marine Legion. Beautiful tra sette virgolette. Esatto. Here we go. The real thing is like 300 tons of armored fury. Che bella la torretta tonda così, però. Reactor. This thing is rocking 2 accelerated Sì, è cannons. molto bello, You si can può rip a fare. guts out with those things. It has weapon mounts that you can see on it, so it's got the demolisher cannon mounted in the front. Those heavy bolters in the front can be swapped bello. out. It's got Mi piace. you can see here some of the options, right? So you can swap out the heavy bolters on the sides for las cannons. You've got a heavy flamer option. Le antiacamme davanti This sono thing is molto just a battleship maschi. with tracks, armored fury. E il portellone è lo stesso del Rhino, quindi puoi metterci i portelloni di legione. And you can't have one right now, Adam, but you can have one so fairly close soon. to it. You can Ah, have one fairly vero. soon. Here it is. It is. You get a sense of just how big this thing is. But just to give you even more of a sense of it, we have brought along. Sì, comunque sì, quello che si è little visto del rework della Mark 4, trundling on palesemente. stage left. We have a Predator, and you get a sense of just how big the Legion Fellblade is compared to what is a fairly typical sized tank in games of Horus Heresy. And if I lift it up slightly, you'll notice that the Predator is ever so slightly shorter than the entire length of the accelerator cannons on this. But you can imagine one of these Fellblades leading like a pack of smaller Space Marine tanks around. Obviously, it shares the sort of similar silhouette and design styles, obviously from the same STC source, but it is an order of magnitude more impressive in terms of its firepower and its just sheer mass, isn't it? Yeah, I am just giddy about this. A bit too excited, maybe, but in all of the best ways. Such a great looking kit, and I can't wait to get my hands on one. Loads of really lovely big areas on there as well to put your heraldry on. So I think, absolutely. The guys have done an excellent job painting this. I think the Iron Warriors colours coming through really nicely there. If you are a painter and you want a model to show off your painting skills on, this is a nice one to do it. Yeah, absolutely. I'll just give a nod to transfers. Saturnine, I put the transfer sheet somewhere else, but Saturnine has a transfer sheet in it with 1,172 individual transfers on. Some of them are very, very tiny. Some of them are like big enough to be decorating your Saturnine Dreadnought. Some of them are like knee pad squad markings. Yeah, absolutely. So, there we go. There we go. Coming in stage left. Thank you. Beautiful. Thank you. There you go. So I always get a bit overexcited about transfer sheets because Sono sempre belli i decal, non li uso mai, ma sono belli da vedere. Where it's at if you're looking to detail your models. As you'd expect from Saturnine and the theme of the box, these focus very heavily on the Iron Warriors and the Salamander's Legions. But even if they're Non not... sono mai riuscito ad applicarli correttamente. Neanch'io, ho preso anche tutti i prodotti possibili, non ce la faccio comunque. There's some quite useful Riesco a fare markings sempre for robe a elements in mano. there. You've got like squad markings and Yep. 100%. tactical and elite and that sort of thing. Yeah. So, we're still not done yet. There are still new and exciting things for us to show and share with you. But before we do that, let's jump across back to Question Corner with our Lore Master and see if there's any questions we need to address.
There are indeed. There's a lot of people asking very specific Quel questions like, sanguignos are we dietro è building specific bellissimo. rules like instant Comunque. death balances? You guys are going to have an awful lot of Joy articles toy. going up on Warcom soon, aren't you? Toy Yes, boy. so there are obviously quite a lot of rules changes across the new edition. We aren't going to be able to cover all of them here. What we can say is that we will cover lots of the rules changes in articles on the Warhammer community website over the coming weeks. So keep your eyes posted there, and there'll be all the nuance of how all these different changes are going to affect your games. There's a lot of people asking, is the box going to be a range item? So yes, it is. So there will be Range items, fancy words for will I be able to buy it for a long time, right? And the answer is yes. It's going to be a permanent item of the Warhammer range. It will sit on the web store and hopefully in your local hobby stores. Ma dei veicoli non ho detto nulla, è vero, ancora. Said my age there, didn't I? Ci avranno corazza o ferite. I think in particular the Terminators and the Dreadnought. No, quello penso che rimanga su corazza. And I was ready for it Sarebbe 10-15 minutes. Però cosa servono There's per loads of i danni bases multipli in the sui box. veicoli? The Dreadnought comes on a 100mm base. I think the Dreadnought Più hull point alla volta. on 60s. It might be on 50s. Sì. I'll try and confirm it for you later, but I wouldn't want to bet my life. Che di fatto gli HP ce le hanno. There we go. When is it coming out? We don't have a release date we can share with you today, but we wouldn't be talking about it if it wasn't No, quite no. soon. Yeah, that's fair. And just to be clear, everything is going to be available at launch that we've shown off today, except for that Fellblade. Everything so far except that Fellblade. Sì, comunque non ho dato nessuna data. Right. Sarà in luglio come al solito. Next, we're going to show you some new miniatures, but before we Nuovi do, modelli, dai. we would like to show you a teaser of something you'll have never ever seen before. This is a clip, a trailer, if you like a preview. Exclusive extra. Exclusive extra, that'll do. From the upcoming Kill Lupercal animation that comes out next week. That's true. Ah, boh, Una Mark 6. Dai, vogliamo le 4 adesso, il reveal delle 4. Quello dell'ex Imperator. No, come si chiamava? Il Daesire. Quello di Horus. Affiliato a Horus. Target my princeps. I have it. Ground targets identified. That's Traitor 16th, my princeps. Sons of Horus. Non è il Daesire, questo asse contro i... Target solutions. No need. Autoloaders. Princeps. Mi pare il cavaliere che lo guidava era un uomo. Ok, l'animazione non è proprio bellissima, è molto cheap. Solo i volti sono fatti bene. Le esplosioni, i movimenti dei veicoli, dei marini, un po' mediocri. Ma si vede dov'è il focus sul Night Sì. Bound. It's up there, isn't it? You want It's to- right really in good. Princeps. Eddie, what can you tell us about Kill Lupercal? Yeah, so that was Kill Lupercal. That is the very first Horus Heresy animation on its way for Warhammer TV for Warhammer Plus subscribers, and that will be available to watch next week, the first episode. Nice. Yeah, and the plot is set during the Siege of Terra on Terra itself. That's right, yeah. So in the closing hours of the greatest battle in human Posso history, dire che as the onestamente last loyal ci sono Titan certe animazioni marched che sono out into the davvero field davvero to try and belle. claim some semblance of Tipo victory tutte quelle di from- Paria Nexus sono Sì. davvero belle. Sounds Ma credo awesome. sia... Allora, perché cosa hanno fatto? Perfect. Right. Hanno tipo We promised you associato that un there will botto be di a few team exciting extras, di that we would youtuber. close out the E ce ne show sono with. un paio So, bravi, ma we've la got- gran parte there's a sono little bit of a youtuber. preview of Quindi things la qualità è that are quella. yet to come. Sì, anche do have perché at magari least dopo two, non hanno uno studio grande, lo one fai con un little paio di bit of course, persone we're e a few devi months scegliere out o after tempo the o other qualità, side of non puoi avere the tutti e So, due. we'll show you on the proviso that you don't harass the social media team too hard. Yeah. The that's the deal, Dive right? So parte we'll 2 show you the stuff vive a little bit nella earlier mia than we might testa normally, senza but you're not senza allowed to potersene check the social andare. media team every day, Custodes when che they va a come out. prendere a That's the cazzi deal. in And if you're faccia not okay with Tiranidi it, e poi you can start- sgrida i if you want to marini see some come cool giusto Heresy che stuff, then stay sia. tuned and we'll show you. Well, in that case, we should start with some things that maybe people who've guessed are coming. Maledetti marini. Previews on Warcom with the Tarantula turret.
Yes, so this is the Legion Tarantula. This is an automated weapon platform that the Space Marine Legions can drop in from orbit alongside things like Tarantula con i volchite. orbital attack. Ma modello interessante, And the no? awesome Arachne, yeah, it's the little brother of the Arachne Quad Accelerator platform that comes in the Saturnine box. Dai, noi vogliamo So if you do pick pezzi up di the Saturnine fanteria, non box, ste you can robe qua. supplement it with a few of these. It comes with a variety of lethal weapons. Some classics return, including your las cannons and heavy bolter options. Belle, You've also got niente a di dire, snazzy però. Volkite option and a melter option in case you want to drop in and melt some The tanks. Volkite does look really The good. Volkite doesn't is it? the best one, I think. I mean, obviously, they're all great, but my favourite's the Volkite. It's clearly the best. Aesthetically hard to beat. It's not Ah, the only new bellissime thing le that we're armi. able to sort of hint at. Here we have the si Rapier chiamano? batteries. Raper. Yeah, so there's a variety of different Sono molto guns carini, you can sono kit out molto your rapier pucciose. batteries with, and there are 2 kits on the way. One of the kits gives you graviton and quad heavy bolter options. Nice. The quad heavy No, bolter hanno I think diviso i just looks kit, però. phenomenally Imagine cool. that right? rolling down the corridor of a Mortalis zone and Yes. just absolutely Yeah, hosing imagine it. you're like, trying to defend a Zone Mortalis and one of those like rounds the corner and you're like, I picked the wrong corridor. Yes, but those are the 2 of the ways you can build it. The crew that come with it are particularly cool. They've Il got crew lots è of really nice bellissimo. little E sono textures, quelle Mark including 4 things like vedevamo? Scanners and tech and Modelli targeters. and stuff. diversi, i prossimi sono Mark 4. Some of the helmets are a little bit tech marine. Sì, guarda i bordi per spallacci. La La versione tech delle Mark 4. Molto Interessante. A couple of other ways these can be built as well. There's 2 kits on the way, with depending on how you want to equip them. This one comes with a quad launcher or a laser destroyer. So My basically, favourite. whatever you want to shoot at, there's probably a Legion Rapier that can help you do it. Yeah, the Rapier Laser Destroyer has like a long and c'avevo Mark 4, quello. armor. Sì. I'm a big fan. Yeah. Now, they also have a group of Space Marines who control them. There you are, lovely and beautiful. But I'm ready to go to the next thing, which is a Mark II Bello. Assault Marine. I've been very Sì, excited about this. bello. Adesso state in provvisti da pacchi per i divertori mondi, voglio farmeli. And it's great. He looks like he means business, doesn't he? So it's not just a Space Marine with a jump pack. They've made some other modifications as well. You can see that his armor's sort of beefed up a little bit. The jump pack is absolutely enormous. It looks like a jetpack lifting that kind of ton of Space Marine right into the middle of the enemy forces. The chain axe is huge. You can, it's like Proprio the size of a grande la man, right? So you catena. imagine that È coming down and just grande. ripping stuff Can you to imagine inviting somebody into compliance during the Si è bloccata? Mi si è bloccata? Great Crusade? Hi, we're Okay. here to invite you into the Imperium. Would you like to comply? My chain axe is bigger than you. I think you would. I think you definitely enjoy I'm it, all right? about compliance at that So point. these are on the way a little way off, but they give you another way to put assault troops into your force. Yeah, absolutely. Especially if you've gone for Dai, kind of vogliamo i like Breacher Mark stesso, 2s però. and 3s, very brutal looking armor patterns. For sure. Speaking of Mark II and 3 and brutal armor patterns, one of the most Sì, exciting things you're gonna see i for them, Command and Breachers! Attack has gone wild. Everybody loves the Space Marine Finalmente. Breachers, and they are coming in plastic. This is a Mark III Legion Breacher. He's got that iconic shield. He's got a bolter with a drum mag because reloading is hard when you're holding a shield. And just that brutal. Che bello il caricatore a tamburo, mamma mia, belli, belli, bravi. Yeah, they look great. I think it's an upgrade as well, so you can potentially mix with different armor marks, but there is something about the mark. So I use breachers in my current Dark Angels army, and they are great. They're brilliant for locking down areas of Mortalis zones or for just dying slowly on objectives. I think that they always look so cool because they've got that huge piece of heraldry on the front, so you can just paint them and make them look amazing. And even just like, if you've just got a splash Hai of sempre voluto colour farmi on da the transfer, Archangel, look sono immediately serio, cool. farmi All I've done, breaches mine con are gli good. This one scudi is da obviously with the incredible tutti speed. personalizzati. Now, it's mostly Space Marines. Oh, we did that before. Here we go. This is a Space Marine still. Yeah, there's more Space Marines on the way. We're only going to show a little bit of this guy, but is a Volkite gun. Obviously, È un bolters Terminator and, questo, sai? integrators are great, but Mi Volkite sa is che è un another one of Tartaros the, dall'aspetto. staples of the Horus Heresy. But who is carrying this one? We're not going to tell you Un who it is, but Tartaros. feel free to speculate away. This is another Space Marine plastic on the way in the future. Beautiful. Now, as I said, it's not just Space Marines in the Horus Heresy, even though it's mostly Space Marines. Here's a look at something that's coming from the Forge Worlds, maybe Mars. There we go. Okay. Yes, this is a Mechanicum thingy of some sort. Not going to show you the whole model, but just in case you thought we'd forgotten about the troops of Mars, don't worry, there are more things on the way. Absolutely. Belline A gambe. tease of something yet to come. And speaking of teasers yet to come, and so that the talons of the Emperor fans are not left out, behold. Noi this pezzi per i is the custodes. beautiful Guardian spear for an Adeptus, a Legio. I beg your Vai col pardon, copium, Space Michele. Marines, model. It's a new model. It's a plastic model, and that's all we're going to tell you. Vediamo un po' di copium da parte tua Right adesso. side, though. I want the
custodian players. Sarà un nuovo We personaggio. just didn't want you to think we'd forgotten about. Yeah, absolutely. Ha un guanto And in that pelle is comunque. everything. Sì, We've shown you anche all of il our bolter era things. diverso, il bolter stile vecchio. And, I hope you've had a nice time. Most important. Saranno never having tipo to- primi That is a good question. If I'm custodes. honest, my t-shirt and my hazard stripe on my laptop are probably an indicator that my mind was at least partially made up. I believe I'm going to go for the 4th Legion and start some Iron Warriors. I think it will work really nicely with a lot of the things that are coming out, you know, that sort of heavy armor, the breaches, all of those things. I think it'll be a good time. Let us know in the chat if you have picked a Legion for your for the new edition of the Horus Heresy and what colour you'll be painting your Saturn boxer. So, when this stream is done, if you are thirsty for more Warhammer entertainment, do not necessarily just leave. We'll be throwing the stream back to our colleagues over in the US. who are currently Ok, at si the rimandano Warhammer avanti Open la, Dallas. preview, la partita There's going to di be some incredible Dallas. content there, including masterclass level painting from Golden Demon winning painters. So if you want to see how experts do it and sort of keep up the Warhammer action, then you'd be very welcome to hang around and stay. If you want to see anything again that you've seen here on the stream, well, you can just replay the stream, or you can head over to warhammercommunity.com. That's where all of the articles about all of these things will be. So you can watch the videos back. You can get a reminder of all the things that we've said. You can watch that amazing new cinematic trailer all over again. And we'll be updating that website with new articles over the coming weeks. So it really is the place to be. You can also engage with us on our socials. We've got Facebook and Instagram. Tanto a basso volume live. Diciamo che il fatto che abbiano messo i breacher e il Mark II è setapacco per me e c'è una vittoria, perché i breacher sono proprio belli. E i setapacco in Mark II sono allucinantemente belli, cioè migliori delle Mark IV, Mark 6 scusa. Molto molto bene, dai. Insieme mi è piaciuto come preview, devo dire. Non male. Sono un po' deluso che non potrò usare il Dread in 40k perché è troppo grande. Ma nell'insieme È abbastanza. Cioè, oddio, forse potresti tenerlo come Redemptor. ma è tanto più alto secondo me. Andiamo. Bene, bene, è stata una bella preview, devo dire, però nell'insieme è un bel nuovo box, non mi lamenterei di questo. Non seguendo assiduamente Horus Heresy, cioè, mi secca non riuscire a utilizzare tutto, però un bel contenuto. Sono un po' titubante dal fatto che cambino dopo 3 anni in questo modo le regole in maniera tanto repentina. Forse è l'unica cosa. Non so, ha potenziale, bisogna vedere. Sì, assolutamente. Io ho paura che vada nella direzione di cercare di correre dietro a semplificare troppo come 40k Però sta corrente. aggiungendo nuove regole. Che ci sta, ma Aggiunge nuovi stat, non lo so. Non lo vedrei semplificato, però piuttosto vorrei vedere dove vogliono imparare col supporto. Se fanno uscire i libri subito un conto. La scorsa edizione ci hanno messo 1 anno e mezzo a far uscire i libri. sì. Quindi Sì, effettivamente mi sembrava tipo l'altro ieri che fosse uscito il libro della Solar Auxilia, adesso una nuova edizione. esatto, tipo io mi ricordo che la gente aspettava al lancio, i setapacchi sono usciti 1 anno fa. Valuteremo se prendere il box. Probabilmente Marco va a prendere uno. Vedrò se mi venderà solo i Terminator a parte e basta. Perché quelli mi interessano e basta. Io non lo so, perché onestamente probabilmente solo il personaggino mi interesserebbe perché è figo. Sì, anche il personaggio è bello, però non... Ma tutti e due sono belli. Onestamente potrei rubare il personaggio, il pretore in Mark II. anche io quello. Per farci tipo il Master of... No, il Master of Execution, come si chiama? L'Infernal Master. Sì. L'Infernal Master, il Thousand Suns. Che essendo la basetta più larga, quello più grosso ci starebbe. Dai, chiudiamo la live facendo le previsioni per domani. Quindi, chi becca il distaccamento oltre i Dark Eldar?
Quali altri 2 eserciti con distaccamento? Ah, Stirpe sicuro no, perché è uscito adesso il Codex. Elder non penso, dai, Custodes. Sarebbe un altro distaccamento di Custodes. Io ho detto Tau, ma anche i Tau hanno già ricevuto. Non lo so. Marine, forse. Ma i Marine Però... c'è il rumor che esca un nuovo Codex estate per loro. lo so. Necron, forse un nuovo Sì, distaccamento vero. Necron. Necron, Dark Eldar, chi è il terzo? Tiranidi. Sì, mi piace. Necron, Eldar, Tiranidi, ce lo scriviamo. Domani scopriremo la verità. Domani scopriremo Custodes, Marine e Thousand Sons, perché E sì. Tau, e Tau. E Tau, così ce ne sono 4 e hanno Esatto. mentito anche sul numero. Dai, sta una bella diretta. Vedremo quando usciranno le regole. E noi ci rivediamo martedì con Drucari contro Culto dei Geni Stealer. Ah, Madonna mia. Già. A martedì, ragazzi.